Perché devo spendere Bitcoin? Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi tocchiamo un tema spinoso, ve lo dico subito. Proveremo ad analizzare una cosa che suscita sempre molte discussioni e continua a dividere la community, veramente. C'è sempre questa rivalità, ovvero spendere o non spendere Bitcoin. Ovviamente vi dico subito che Bitcoin non impone niente. Ognuno è libero di utilizzarlo come meglio crede e non c'è la cosa giusta da fare, perché proprio per un discorso di teoria dei giochi ci sono diversi attori in gioco, con differenti interessi e ognuno abbraccia Bitcoin per diverse motivazioni. Quindi non esiste la risposta universale. Detto questo, però, io sono molto a favore del suo utilizzo, il più possibile. Ma attenzione, non è detto che debba usare i miei Bitcoin, ma con calma che ci arriviamo, vi spiego tutto. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante i video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Allora, innanzitutto continuo a vedere persone o enti che cercano di etichettare Bitcoin in qualsiasi modo o di addossargli per forza una funzione specifica e questo a me dà un fastidio che non potete immaginare. Bitcoin è riserva di valore, no, Bitcoin è moneta, no, è uno schema Ponzi, no, è uno strumento di emancipazione. Ma allora, Bitcoin è un protocollo e la sua rivoluzione è proprio che in un solo strumento possono essere racchiusi tutti questi use case e a seconda di uno come lo utilizza sfrutterà una proprietà piuttosto che un'altra. Quindi basta per favore con questa necessità malata di doverlo inquadrare. Utilizzatelo e basta. E quando lo utilizzerete vi renderete conto che potrete fare veramente molte cose. Bisogna cercare anche di approfondire un po' perché Bitcoin è nato, ovvero per eliminare la terza parte fidata dai nostri scambi di valore. Ed ecco che Bitcoin ovviamente è uno store of value, perché con lui possiamo immagazzinare valore che non perde il suo potere d'acquisto e possiamo farlo direttamente noi, senza nessun intermediario. Questo è chiaro a tutti ormai. Ma la terza parte fidata interviene soprattutto negli scambi quotidiani, non sui nostri risparmi, perché se volessimo difendere quelli avremmo già l'oro, che comunque ha delle ottime caratteristiche. Per gli scambi, se utilizziamo i mezzi elettronici, abbiamo bisogno dell'autorizzazione anche per pagare il caffè. Se usiamo il contante non abbiamo un'autorizzazione diretta, ma comunque abbiamo un pezzo di carta emesso da una terza parte di cui ci dobbiamo fidare e che comunque può impedirti di utilizzarlo. L'oro invece ha il grosso problema della divisibilità, ok? Perché comunque non posso andare a mangiare la pizza e pagarla in polvere d'oro, perché di questo si tratta, no? Con Bitcoin invece prendiamo il controllo anche dei nostri scambi quotidiani e possiamo utilizzarlo anche per spese piccolissime. Quindi già solo per questo motivo dovremmo anche spenderlo nella quotidianità. Ma noi siamo dei privilegiati del primo mondo e capisco che sia difficile da comprendere questo ragionamento. Però le cose stanno cambiando, ragazzi. Stiamo subendo sempre più restrizioni e prima o poi tutti verremo toccati e magari apriremo gli occhi. Bene, ora sono sicuro che state pensando, col cavolo che spendo i miei bitcoin. Prima faccio fuori tutti gli euro e i bitcoin che ho me li tengo, non li spendo. È vero. Ok, non vi sto dando torto, ma credo che non rimaniate mai a corto di soldi, giusto? Perché se con tutto quello che avete ci comprate Bitcoin, allora poi non potete neanche più fare la spesa. Qualcosa immagino lo teniate per le spese ricorrenti come le bollette, la spesa o lo svago. Ecco, magari di quei soldi lì, una parte potreste metterla in Bitcoin, ma su un portafoglio Lightning e utilizzarla per le spese ricorrenti, che è possibile fare in Bitcoin. Per le bollette, l'affitto o altre cose è ancora complicato, è vero, ma per la spesa o la benzina potreste tranquillamente utilizzare Bitcoin. Ci sono servizi che oggi vi permettono di farlo, anche per comprare su Amazon o nei negozi di abbigliamento. Si può già fare questo, ragazzi. E perché dovreste farlo? Proprio per il motivo che dicevamo prima, per eliminare la terza parte che vi autorizza ogni singolo pagamento e controlla tutto quello che acquistate, ovvero per sfruttare la vera essenza di Bitcoin, l'eliminazione del controllore. Ecco, ora voi potreste ribattere dicendo che vi viene male a pensare di spendere i vostri Bitcoin e preferite non farlo o metterli da parte. Benissimo, vi do completamente ragione. Ma voi ragionate così solo se avete Bitcoin.
Perché se avete euro siete disposti a spenderli. Quindi se avete Bitcoin e iniziate a ragionare così, state abbassando la vostra preferenza temporale. E magari quando siete su Amazon e vedete una cosa bellissima, l'ultima cosa appena uscita, che vi viene la frenesia di acquistarla, ma sapete benissimo che non vi servirà a nulla, sarebbe puro sfizio. Se dovete anche pensare che dovete spendere i vostri Bitcoin per prendere un buono Amazon e acquistare una cosa che appunto non vi serve proprio a niente, magari ci pensate 2 volte e quella cosa non la comprate e utilizzerete i fondi per un qualcosa di più sensato, o nei casi migliori aumenterete i vostri risparmi. Come dicevamo prima, è vero che se mettete i vostri risparmi in Bitcoin state togliendo linfa vitale alle banche, e ci mancherebbe, giustissimo, ma se continuate ad utilizzare euro per le vostre spese quotidiane, state comunque dando commissioni a tutti i gestori di pagamenti e quindi state continuando ad alimentare il sistema. Bitcoin è un'infrastruttura di pagamento alternativa. E se vogliamo aiutare Bitcoin e non regalare più i soldi agli istituti bancari, dobbiamo usarlo anche come sistema di pagamento. In questo modo faremo uscire i capitali con i risparmi, ma smetteremo anche di regalare la montagna di commissioni delle carte di credito o dei bancomat. Ma comunque, ammettiamo proprio che voi non vogliate spendere i vostri Bitcoin. Bene, allora non usate i Bitcoin che avete da parte, ma sfruttate l'infrastruttura Bitcoin. Come? Semplice, avete euro e dovete comprare su Amazon, facciamo questo esempio che è più semplice. Invece di comprare con la carta di credito, usa gli euro per comprare Bitcoin e poi comprati una gift card che utilizzerai per fare il tuo acquisto. In questo modo avrai comprato quello che ti serviva, ma non avrai utilizzato l'infrastruttura di pagamento tradizionale e non avrai speso i tuoi Bitcoin. Quelli rimarranno sempre lì nella tua cassaforte. Il processo ovviamente non è immediato come l'acquisto con la carta, ma in questo modo avrai anche il tempo di pensare se l'acquisto era realmente necessario. Poi ragazzi, è chiaro che se c'è un'urgenza e non avete fondi pronti non muore nessuno, ma se cominciate a ragionare così, anche solo per qualche spesa ogni tanto, voi state realmente uscendo pian piano dal sistema tradizionale di pagamenti e state abbracciando sempre di più il protocollo Bitcoin. Assieme a tutto questo discorso, c'è da considerare anche che se lo utilizzate acquisite sempre più confidenza con lo strumento e sarete preparati quando ce ne sarà realmente la necessità. Inoltre, così facendo, supportate anche la rete Bitcoin, perché soprattutto per Lightning, pagare le commissioni significa supportare lo sviluppo e la crescita dell'infrastruttura che diventerà sempre più fondamentale. Il futuro sarà su Lightning, ragazzi. Quindi prendeteci confidenza e fatelo ora, perché in futuro i fondi on-chain li utilizzeremo sempre meno. Quindi provate a spendere se ancora non l'avete fatto. Provate l'ebbrezza di scambiare valore digitalmente senza bisogno dell'approvazione di nessuno. Bene ragazzi, io vi ho dato il mio punto di vista. Ora però tocca a voi. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like di supporto. Io la chiudo qui e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!